E Giuntini oggi, dopo essere stato all'evento Netapp Insight Xtra, ha l'occasione unica di intervistare il CEO di Netapp. So during the event today, you introduced a very interesting concept, which is data as a product, especially related to AI and how to leverage companies' data with the Netapp platform to get the most out of AI. Can you please tell us what is your vision on this? Yeah, we see that for organizations to be successful with AI, they need to combine pre-trained foundation models like Gemini or ChatGPT with their own data so that they can get really optimized results. And we are helping businesses in 3 ways to do that. The first is to make it really simple to search all of your data that sits on the Netapp platform and to be able to select the right data for your models. And that makes it much easier for your AI teams and your business teams to collaborate to solve business problems. The second is once you have chosen the data, you then need to feed it into the large language models. And that requires multiple steps, which are called a data pipeline. We make those steps much simpler and much more efficient so that you can very quickly now select your data and feed it into a large language model. Now, once you run the model for a period of time, you will get results out of the model. And most organizations will want to fine-tune those results. And to do that, they may introduce additional data sets, and you want to keep track of which data went with which model. And we have tools to help you do that as well. You can version your model, you can version your data, and that's important not only to improve the results, but also to explain the results to your customers. And then the last step is to integrate the results from your model into your business process, into your operational systems. And there, what we encourage clients to do is they need to be able to train their organization around how the new business process works. But equally importantly, to be able to reintegrate the outputs of the business process back into your AI lifecycle so that it stays up to date. And we have tools and technology with the Netapp platform to be able to integrate that. So those are the 3 steps. Find your data, select it, make it easy to use the LLMs with an optimized data pipeline, and then integrate the lifecycle of data back into your AI architecture. And in order for all of this to work, your environment, your infrastructure must be secure. Absolutely. You also mentioned how you need to look at security from a different perspective, from the data and to safeguard your data. What is your Netapp's view on this? Yeah, I think the first is that attackers are really after your data. They might attack your servers and your network, but those are just intermediate steps to get to your data. Your data is your crown jewels, especially in the age of AI. And so what you really want to do is implement a line of defense. You can call it the first line of defense or the last line of defense, where your data is. And you want to think about that from the lens of what happens if somebody actually compromised your perimeter and your cyber defenses, and you are actually compromised. So what we tell clients is you want to be able to immediately detect if there is an attack. And the way that we are able to do that is virtually instantaneously. As soon as the data is being read or written in a malicious form or being changed for ransomware, we can signal that there is some attack happening with very high accuracy. The second is if an attack happens, you want to have a copy of your data that is not changed and not encrypted. And we have absolutely secure ways to do that where nobody in the world can tamper with. And then the third is the ability to now recover very quickly so that your business is, able to get back to normal. And we have tools to help you recover to the last,
good application state and data state. Edge 9 oggi è in Aruba, a Ponte San Pietro, vicino Bergamo, dove c'è uno dei data center più importanti d'Italia, per un evento di un vendor di storage che è Netapp. E incontriamo Lorenzo Giuntini, CTO di Aruba. Allora, siamo in un luogo in cui la tecnologia è veramente all'avanguardia. Siamo già stati qui, però secondo me vale la pena un attimo ricapitolare dove siamo e che cosa offre Aruba con i suoi data center qui a Ponte San Pietro. Ok, allora noi siamo a Ponte San Pietro, a Bergamo. Siamo presso il data center di Aruba più grande, di tutti, un campus di circa 20 ettari, quindi si sta parlando di una dimensione veramente molto ampia. È un data center all'avanguardia, costruito ultimamente con le ultime tecnologie, anziché a Tier 4, quindi certificazioni massime, qualità massima e quindi massimo rispetto di tutta quella qualità necessaria per il cliente. Clienti che poi hanno bisogno sempre di integrare più soluzioni diverse, dal compute allo storage. Oggi siamo qui per Netapp Insight Xtra, che è un evento appunto di uno dei leader, se non il leader dello storage oggi per data center. Qual è la relazione che c'è fra Aruba e i vendor di tecnologia che integrano poi all'interno dei vostri data center le loro soluzioni? Allora, Aruba è un service provider, quindi è un vettore della tecnologia verso il cliente. Netapp è un partner molto molto importante, perché chiaramente la sua qualità è conosciuta e riconosciuta poi da tutti i clienti. Aruba la utilizza per gestire i propri dati critici, per conto del cliente, anche per se stessa per gestire i propri dati. Quindi è un tipo di tecnologia all'avanguardia, estremamente affidabile, estremamente resiliente a danni, guasti e quant'altro, e anche molto sicura in ambito cyber security. Quindi Aruba in questo momento la sta utilizzando per dare il massimo valore ai propri clienti. Struttura e proprio architettura, se vogliamo, dei data center che in qualche modo sta evolvendo per andare dietro alle esigenze dell'intelligenza artificiale, soprattutto questi server basati su GPU per il training dei modelli dei large language models stanno un po' cambiando le regole del gioco, se vogliamo, no? Quali sono gli aspetti principali che incidono sul modo con cui voi proprio progettate i data center? Allora, i data center sono in un modo o nell'altro delle costruzioni in grado di fornire energia e condizionamento. Ovviamente nel tempo è cambiata la densità con cui questi server vengono costruiti, la densità in termini di consumo di energia è diventata molto più ampia in relativamente piccoli spazi. Oggi come oggi addirittura si sta parlando di rack, quindi armadi di calcolo anche superiori ai 100 kW di potenza assorbita. Quindi da questo punto di vista sono uscite nuove tecnologie che permettono di gestirla al meglio e naturalmente i data center devono stare al passo, quindi sistemi di condizionamento e di a liquido per esempio e sistemi anche di fornitura di energia estremamente potenti e estremamente scalabili. E in questa evoluzione presso i vostri data center voi vedete più la presenza di grandi aziende o anche quello che un po' si dice sempre essere il tessuto imprenditoriale italiano di piccole e medie aziende che cominciano a vedere il valore di ospitare i loro server all'interno di strutture come la vostra? Ma allora diciamo che è un percorso che stanno facendo le aziende già ormai da diverso tempo. Quello a cui stiamo assistendo è che la piccola sala dati all'interno della propria azienda sta perdendo di importanza e di significato per andare verso professionisti che si occupano proprio nel modo migliore possibile della gestione di questi spazi. Sono spazi estremamente tecnologici, spazi che richiedono chiaramente competenze molto spinte, per cui al proprio interno chiaramente è difficile. Quindi oltre ad assistere a grandi aziende che si stanno spostando all'interno dei data center, anche le piccole aziende di cui l'Italia è ricca ormai stanno migrando tutte verso soluzioni di questo tipo, che possono essere cloud, ma possono essere anche ambienti dedicati con infrastrutture dedicate dove questo magari è più conveniente.